Noi passavam su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponevam le piante sovra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante, fuor d'una, ch'a seder si levò, ratto che ella ci vide passarsi davante. Noi, io e Virgilio, passavamo sopra per, attraverso, le ombre che la greve, pesante pioggia abbatte, opprime, e poggiavamo le piante dei piedi sopra alla loro vanità, apparenza, vuota, che pare, sembra, una persona, corpo fisico. Loro, le ombre, giacevano tutte quante per terra, fuori, tranne che una di loro, che si levò, mosse verso l'alto, ratto istantaneamente, dato che ci vide passare davanti a lei. Noi, e soprattutto io con il corpo fisico, passavamo per, attraverso, su, sopra a queste ombre stese a terra, che erano vane, incorporee, ma sembravano delle persone e quindi degli esseri umani dotati ancora di corpo. Cito lo sesto dell'Eneida. Se l'esperta compagna, Sibilla, non lo ammonisse, a Enea, che si tratta di vite che volteggiano tenui, incorporee, fantasmi in cavo sembiante, irromperebbe, Enea, e invano col ferro squarcerebbe le ombre dei morti. Riguardo alla vanità cito un passo del Convivio 4, 13, 15, perché a quelli intelletti che per malizia d'animo o di corpo infermi non sono, liberi, espediti e sani alla luce della veritade, dicono essere manifesto l'opinione della gente, che detto è essere vana, cioè senza valore. Appresso soggiugne che io così li giudico falsi e vani, e così li ripruovo. Decisamente opposto alla lor vanità che par persona, cito 2:23. Costui, Virgilio, per la profonda notte menato mi ha di veri morti con questa vera carne che il seconda. Lo segue. La greve pioggia è specificato che adona, opprime, abbatte, vince loro. Non noi che passavamo di lì, e richiama il precedente urlarli fa la pioggia e dell'un dei lati fanno l'altro schermo. Piante per indicare appunto la pianta del piede, la parte inferiore, come in 1.9 passava stige con le piante asciutte. Persona continua a significare sempre solo essere umano dotato di corpo, come in 1.5, amor, prese costui, Paolo, della bella persona, corpo fisico, che mi fu tolta a me Francesca. E infatti l'ombra di Paolo è ancora insieme a Francesca, e il corpo di lui a essergli stato tolto. E anche in 1.33, arno in su la foce, sì che li annieghi in te ogni persona, e ogni essere umano dotato di corpo, ogni pisano in quel caso. Le ombre dei dannati stavano sdraiate a terra e si rotolavano per difendere un fianco alla volta, tranne una di queste che, vedendoci passare davanti a lei, si alzò velocemente mettendosi a sedere, spiccando sulle altre sdraiate. Fuor d'una è la particolarità che caratterizza di volta in volta, certamente con varie sfumature, l'esatto individuo o individui col quale parlerò. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti prima ch'io disfatto fatto. O tu, io, che sei, sono, tratto, condotto, per, attraverso, questo inferno, mi disse l'anima che si mise a sedere. Riconoscimi se sai, riesci, tu fosti, vivesti, prima che io fui disfatto, morissi. L'ombra che si è messa di scatto a sedere inizia a parlarmi e mi definisce uno che è tratto attraverso questo inferno. Tutto correttissimo.
ho il duca davanti a me e qua siamo dentro l'inferno, non solo dentro gli inferi. L'ombra chiede di essere riconosciuta da me in quanto lei fu viva col corpo quando anche io ero vivo col corpo, io lo sono ancora. Io ero vivo, e lo sono ancora, quando lui morì e poi mi dirà che visse a Firenze nel mio stesso periodo. Disfatto è un termine decisamente violento per indicare la morte che continua ad essere una morte, come nel canto precedente, sia fisica che spirituale, trovandosi quest'ombra per sempre all'inferno. 2,5 Siena mi fe, disfecemi maremma, ma anche 1,3 che morte tanta n'avesse disfatta. La vita fa, la morte disfa. Attenzione, riconoscimi, quindi conoscimi di nuovo, dato che in vita l'avevo già visto, mentre, anche rimanendo in questo stesso canto, quando io chiederò notizie di uomini morti prima che io li vedessi, anche una sola volta, quindi di generazioni precedenti, dirò, fa che io li conosca. Riconoscere, quindi conoscere di nuovo. Conoscere, quindi conoscere per la prima volta. Il dannato mi riconosce e chiede che io a sua volta lo riconosca, dato che ero vivo nella stessa città quando lo era anche lui. Fosti disfatto e fatto in un solo verso. I verbi essere e fare per indicare la vita. Esodo 3,14. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Il Cristo è la vita, Giovanni 14,6. In netto contrasto con 1,3, questi sciaurati che mai non furono, sempre il verbo essere, vivi. Anche tra i golosi del purgatorio non riesco a riconoscere chi inizia a parlare con me, a causa del suo aspetto stravolto. E tra l'altro sarà anche lì un fiorentino, un Donati, 2,23. Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé aveva conquiso. Questa favilla tutta mi raccese, qui faville c'hanno i cuori accesi. Mia conoscenza alla cangiata labbia, e ravvisai la faccia di Forese, Donati. E io a lui, l'angoscia che tu hai, forse ti tira fuor della mia mente, sì che non par ch'io ti vedessi mai. Ma dimmi chi tu sei, che in sì dolente loco sei messo, e hai sì fatta pena, che s'altra immagio nulla è sì spiacente. E io risposi a lui, ombra seduta che parla, l'angoscia, affanno completo, totale, che hai forse ti tira fuori, esclude dalla mia mente memoria, così che non mi pare, sembra, che io ti avessi mai visto, che io ti abbia mai visto. Ma dimmi chi sei tu che sei messo, dammi nos, in un luogo così dolente che reca dolore, e hai una tale pena, modo, che se un'altra pena, modo, è maggiore, nessuna è così spiacevole. La mia risposta è cauta, in quanto non riesco a ricordarmi la persona fisica alla quale appartenne quest'ombra adesso vana. Troviamo la parola angoscia dopo 1,4, l'angoscia delle genti che sono qua giù nel limbo. Angoscia è un termine forte, indica un forte affanno, turbamento, sia interiore che esteriore, che segna in un modo tale che tira fuori della mia mente l'immagine che quell'ombra aveva quando era sulla terra col corpo. Insomma, non lo riconosco. Quindi gli chiedo chi esso sia, chi tu sei, ora. Le mie parole ricordano quelle dette alla dannata nel canto precedente. Francesca, qui tra poco Ciacco. I tuoi martiri, qui l'angoscia che tu hai, a lagrimar mi fanno tristo e pio. Quando le informazioni si inseriscono nella memoria, entrano dentro. Quando qualcosa le fa uscire dalla memoria, tira fuori. Quest'ombra è messa qui, riprendendo il canto precedente dove Minos vede qual loco d'inferno, qui inferno, e da essa
cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi, qui terzo cerchio, vuol che giù sia messa, qui s'è messo. La passività di un'ombra che non è che va attivamente, ma che lì è messa lì da qualcun altro. Hai sì fatta pena indica appunto la pena che subiscono queste anime, il modo, parola che dopo 1.3, 1.4 e 1.5 qui per la prima volta non compare in 1.6. Ribadisco lo schifo che provo nel vedere questo demone con la barba unta, che col ventre largo e con 3 bocche e relative ombre che come cani o maiali, se vogliamo, rotolano nel fango puzzolente. Mi fa talmente schifo vedere questa demoniaca umana bestialità che dico che se una pena che vedrò in seguito sarà maggiore, più cruenta e dolorosa, nessuna sarà così spiacente e spiacevole. Riporto 1.5. Ma dimmi, anche qui, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, qui vita serena. E anche qui l'anima inizierà la sua presentazione indicando la città nel quale visse. In modo simile fece la dannata in 1.5, però in questo caso l'indicazione della città non è geografica, con i fiumi, ma morale, con l'invidia. Ed egli a me, la tua città, che è piena d'invidia, sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi cittadini mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola. Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E lui, l'anima a sedere che parla, rispose a me, la tua, mia, città, che è così piena di invidia che già trabocca, fuoriesce dal sacco, lui dannato, tenne con sé, visse là, nella vita serena, non infernale. Voi cittadini, noi cittadini di quella città, mi chiamaste, lo soprannominammo prima a lui nella vita terrena, ciacco, porco, a causa de la dannosa in vita e dopo, colpa, vizio, della gola, essere goloso. Come tu vedi, ora, alla pioggia mi fiacco, prostro. Qual è la mia città? Beh, all'interno del patto narrativo ancora non lo sappiamo. Del protagonista che parla in prima persona dall'inizio del primo canto, in realtà non sappiamo ancora quasi niente, neanche il nome né dove nacque. La commedia è scritta da Dante, certo, ma ancora dai versi non si può risalire a chi sia il protagonista che parla in prima persona e che si ritrovò per una selva oscura. Era così per farti riflettere anche su questo. Il protagonista verrà chiamato Dante solo in 2.30. Dante, perché Virgilio se ne vada. Quindi solo quasi alla fine della seconda canzone. Al momento cosa possiamo sapere del protagonista leggendo solo i versi analizzati finora? Che è nel mezzo della nostra vita, che si è ritrovato in una selva oscura, che il suo maestro e autore è Virgilio, poco altro. Insomma, lo scrittore è Dante, che parla in prima persona, e in quest'opera scrittore e protagonista sono la stessa persona. Quindi la tua città è Firenze. Ma questa non è la regola è che lo scrittore usi un protagonista e ciò che gli fa dire in prima persona, ma non per questo è scontato che se in un libro c'è scritto io o mi, allora è lo scrittore che sta parlando di sé, assolutamente no. Firenze, personificata, i suoi cittadini, è così piena di invidia che già l'invidia fuoriesce dal limite massimo consentito, l'orlo, la capienza insuperabile di un simbolico sacco. Un'invidia già citata nel primo canto. Questi, il Veltro, la caccerà per ogni villa, città, finché l'avrà rimessa nell'onferno, là onde invidia prima di partilla si è separata. L'invidia si è separata dall'inferno e lì tornerà. Firenze, personificata, tenne quest'anima con sé, la fece vivere lì. Non nacque lì, quando appunto era vivo nella vita serena, che nonostante quanto possa la vita terrena essere difficile, di sicuro è serena, in quanto vi è la speranza e la vista del sole, rispetto alla vita, anche se così non possiamo definirla, infernale ed eterna. 1.15, vita bella, 1.19, vita lieta. Tra l'altro lui visse a Firenze prima dei sanguinosi eventi che profetizzerà.
Noi cittadini fiorentini della mia città, Firenze, lo chiamammo, a lui che fiorentino non era, ma che trascorse lì la vita, Ciacco, un soprannome che richiama il maiale, appunto, per come visse sulla terra. In vita fu chiamato Ciacco a causa della dannosa che procura danno colpa della gola, quindi appunto l'eccesso nel mangiare e o nel bere, per la quale, come adesso vedo, è punito sotto a la grave pioggia. La greve pioggia. Procediamo con calma per evitare due grossi fraintendimenti. Il primo, Ciacco non era nato a Firenze, si rivolge a me di Firenze dicendo la tua città, non la nostra città. Poi seco con sé mi tenne, non nacque a Firenze. E infine voi cittadini, quindi voi nati nella città di Firenze. Il secondo, Ciacco è un dannato dell'inferno e in quanto tale, come Francesca prima e gli altri dopo, non ammette la sua colpa. C'è scritto che durante la vita serena, quindi nel passato, in vita, fu chiamato Ciacco dai cittadini di Firenze a causa del fatto che fosse goloso. Fine. Poi aggiunge, passando al presente, nella morte che, come io posso vedere, si fiacca sotto la pioggia. A conferma di ciò, tra qualche terzina c'è scritto: essi, son tra l'anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo, ovviamente per diverse, svariate colpe che queste persone hanno avuto commesso in vita, nel passato, adesso, da morte, nel presente e futuro, si trovano giù. All'inferno i dannati non ammettono le proprie colpe, questa fa parte dell'inferno. La parola pioggia compare 4 volte in questo canto, più piova un'altra volta. Fiacco è in rima con ciacco e sacco. La colpa della gola è più grave di quella della lussuria e per questo si trova sia sotto nell'inferno che specularmente sopra nel purgatorio, quindi in entrambi i casi più lontana da Dio e più vicina a dite. Aggiungo ciò solo per non farti cadere in un facile errore. Qui si parla sempre di incontinenza, il superamento di un limite, di un bisogno umano. Mangiare, come nel canto precedente, riprodursi. La gola non ha niente a che fare con il primo peccato commesso dagli esseri umani, però ti ricordo, descritto così in 3:26. Or, figliuol mio, non il gustar del legno, del frutto dell'albero, fu per sé la cagion di tanto essilio dall'Eden, ma solamente il trapassar del segno, del limite. E io, anima trista non sola, che tutte queste a simil pena stanno, per simil colpa, e più non fe parola. E io, Ciacco, anima triste non sono sola, dato che tutte queste, altre anime, stanno, subiscono, una pena, modo, simile per aver commesso una colpa simile, eccesso nel bere o mangiare. Ciacco descrive che tutte le ombre che si trovano lì, nel terzo cerchio dell'inferno, subiscono la stessa pena, pioggia, cerbero e melba puzzolente, per aver commesso una colpa simile alla sua, quindi l'incontinenza, l'aver superato il limite nel mangiare o nel bere, nella gola, insomma. E Cerbero con 3 gole diventa loro degno rappresentante. Riguardo al trista, cito 3:32, dove si riprendono questi concetti materiali e si superano. Dentro all'ampiezza di questo reame, casual punto non puote aver sito luogo, se non come tristizia, qui trista, o sete o fame, qui colpa della gola. Basta, dopo aver detto questo, smise bruscamente di parlare, più non fe parola. Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì ch'a lagrimarmi in vita. Ma dimmi, se tu sai, a che verranno li cittadin della città partita, s'alcun v'è giusto, e dimmi la cagione, perché l'ha tanta discordia assalita. Io gli, a Ciacco, risposi: Ciacco, il tuo affanno, tormento completo, mi pesa così tanto che mi invita, porta a lacrimare dagli occhi. Ma dimmi, se tu lo sai, a che cosa verranno incontro in futuro i cittadini della città partita, separata.
se c'è qualcuno giusto sopra le parti per il bene comune tra loro, e dimmi la causa del perché così tanta discordia l'ha Firenze assalita. Come nel canto precedente dove Francesca era la prima parola della mia risposta, qui la prima parola è Ciacco. A differenza della prima, però, lui il nome me l'ha detto prima. L'altra l'avevo capito da solo chi fosse. Prima mi riferisco a lui dicendo l'angoscia che tu hai e adesso il tuo affanno, comprendendo la pesantezza interiore ed esteriore che porta, nonostante contemporaneamente resti incorporeo, lo faccio per ricordartelo, vanità che par persona. Un canto che attraverso le parole rende l'idea di pesantezza, usando le parole greve, grossa, sovra la gente, sommersa, ventre largo, gran, greve, di nuovo, sovra, giacean per terra, seder, piena, fiacco e adesso pesa. Questo peso mi invita a lacrimare, quindi l'atto fisico delle lacrime che escono dagli occhi. La mia domanda riguarda il futuro della città che, nonostante Ciacco l'abbia chiamata tua città e voi cittadini, riferendosi a me, io non rispondo dicendo miei cittadini, ma li cittadini. E non dico mia città, ma città partita, da partire, separare, e da qui partito politico. Io vorrei sapere da lui, riguardo al futuro, dove andranno a finire i cittadini di tale città. Riguardo al presente, se qualcuno tra loro è giusto, riguardo al passato, da dove è nata tutta questa discordia che l'ha assalita. Il giusto è richiamo biblico. Si veda Geremia 5.1, percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se trovate un uomo, uno solo che agisca giustamente e cerchi di mantenersi fedele, e io le perdonerò, dice il Signore. Si veda anche lo Genesi 18:23 e seguenti. Allora Abramo gli si avvicinò al Signore e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore. Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della terra, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città. Aggiungo che Abramo continuò questa trattativa col Signore, abbassando sempre di più il numero di giusti che avrebbero salvato la città, compresi donne e bambini, dall'ira del Signore. La trattativa si ferma alla presenza di 10 giusti in tutta Sodoma, ma a quanto pare neanche 10 ce n'erano, dato che Sodoma si adonò sotto la pioggia divina. Firenze, personificata, è la città partita, separata materialmente dalle fazioni politiche e spiritualmente dalla diritta via. Con la prossima terzina inizia la profezia. Qui ci tengo a dirti che io chiedo notizie del futuro a un dannato consapevole che i morti conoscano il futuro. Lo so già anche dalla Farsalia di Lucano, dove nel sesto libro c'è scritto che Sesto Pompeo decide di consultare la maga Eritto, che in Tessaglia, per definizione è la terra della magia, è colei che più di ogni altra è esperta in pratiche aborrite dai numi. Esultando nelle tombe e nella morte, con la sua maschera doppia di maga e di furia, Eritto opera il rito di magia nera per far tornare in vita un morto che dovrà predire a Sesto il tragico futuro di Roma. Voglio anche farti notare come i sesti canti della mia opera affrontino il tema della politica, canzon dopo canzon ampliando il raggio, e nella prima canzon chiedo a un morto che visse a Firenze cosa accadrà a Firenze. Ultima annotazione e poi continuo con l'analisi delle terzine. Appena trovo il primo dannato che visse a Firenze, mi preoccupo subito di chiedergli anticipazioni su cosa accadrà a Firenze. Riguardo all'indovinare le profezie, mi permetto solo di dire che Virgilio, quando nello sesto dell'Eneida fa dire al padre Anchise un elenco di nomi di successori di Enea e ciò che avrebbero fatto nel futuro, nel momento in cui Enea sentì questi nomi,
Pressoché tutti questi ancora non erano neanche nati, ma nel momento in cui Virgilio scriveva questa storia erano pressoché già tutti morti. E quelli a me, dopo lunga tencione, verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra 3 soli, e che l'altra sormonti, con la forza di tal che testè piaggia. E lui, Ciacco, a me. Dopo una lunga contesa, contrasto, i fiorentini arriveranno al sangue, e la parte selvaggia, crudele, del contado, i guelfi bianchi, cerchi, caccerà con molta offesa, sofferenza, l'altra, i guelfi neri, donati. Dopo ciò è necessario che questa supremazia dei guelfi bianchi, cerchi, cada entro solo 3 anni, e che l'altra, i guelfi neri, donati, sormonti, vada sopra l'altra, schiacci, con la forza di colui, Bonifacio VIII, che adesso piaggia, tiene le distanze. Insomma, riguardo al futuro le cose non saranno pacifiche, ma sfoceranno nel sangue con ribaltamenti di sovranità. Prima la parte selvaggia, quindi quella del contado, quella che viene da fuori, ma anche crudele come selva selvaggia, i guelfi bianchi, cerchi, cacceranno l'altra parte, i guelfi neri, donati, con molta offensione, cattiveria, crudeltà. Dopo il riconoscimi se sai di Ciacco, arriva il mio ma dimmi se tu sai a che verranno, al quale Ciacco risponde verranno al sangue. Infatti la rivalità sfociò in sangue in una rissa tra cerchi e donati nel 1300. Caccerà l'altra, in quanto i guelfi neri donati furono esiliati con perdite nel 1301. Questa caggia infra 3 soli, infatti il potere dei guelfi bianchi cerchi cadrà nel 1302, dato che entro 3 anni ci sarà di nuovo un ribaltamento al potere e i guelfi neri, i donati, torneranno al potere grazie alla forza di un tale, Bonifacio VIII, che adesso, che il dannato sta parlando, appare imparziale. Si barcamena tra le parti. Caggia non significa cambi, ma proprio cada. In questo contesto salire e scendere molto presente in questo canto. 1,7 quali dal vento le gonfiate vele caggiono a volte, poi che l'alber si fiacca, qui fiacco. Piaggia è usato 7 volte nell'opera e soltanto qui non per indicare un terreno, ma dal linguaggio nautico un navigare tra costa e mare aperto senza sbilanciarsi. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che naonti. Giusti son 2 e non vi sono intesi, superbia, invidia e avarizia sono le 3 faville c'hanno i cuori accesi. Questa parte, i guelfi neri, donati, terranno alte a lungo le fronti, teste, il potere, tenendo l'altra parte, i guelfi bianchi, cerchi, sotto gravi pesi, sofferenza. Come che di ciò, nonostante questa parte sottomessa, pianga, soffra o s'indigni. Giusti son 2, io e Guido Cavalcanti, e non sono intesi, ascoltati. Superbia, invidia e avarizia sono le 3 scintille che hanno acceso i cuori. In queste 2 ultime terzine riassume il futuro. I guelfi neri, donati, governeranno a lungo. Presente. Ci sono soltanto 2 giusti, ma nessuno li ascolta. Passato. Superbia, invidia e avarizia hanno acceso questa discordia nella città. Insomma, i guelfi neri, donati, dopo essere tornati al potere grazie all'aiuto di Bonifacio VIII, governeranno a lungo, procurando lunghe e gravi sofferenze ai guelfi bianchi cerchi. La fronte alta di chi governa a lungo richiama il leone, tra l'altro animale simbolo di Firenze, e la fame di questo canto, 1-1, con la testa alta e con rabbiosa fame. Vi è qui un insistere sulla figura di chi sta in alto e comanda e di chi sta in basso e soffre. Intanto io, vivo, col corpo e in piedi, sto parlando con un morto senza corpo e a sedere. Ma c'è questa alternanza di caggia in giù, sormonti in su, alta in su, sotto in giù. Sormonti rima con aonti anche in 2,17. Scusami, ma devo citarti 3 terzine consecutive di quel canto per i troppi riferimenti. E chi podere
grazia, onore e fama, teme di perder per c'altri sormonti, onde s'attrista, qui trista, sì che il contrario ama, ed è chi per ingiuria par caonti, sì che si fa della vendetta ghiotto, e tal convien che il mal altrui impronti. Questo triforme amor qua giù di sotto si piange, or vo che tu dell'altro intende, qui intesi, che corre al ben, qui a ben far poser gli ingegni, con ordine corrotto. Inoltre nel canto che sto analizzando si parla di tre faville, cioè superbia, invidia e avarizia, e in questo 2.17 appena citato si parla di un triforme amore, che si soffre nelle prime tre cornici del purgatorio, che sono, in ordine, superbia, invidia e ira. Insomma, in 1.1 desideri carnali, superbia, avarizia, in 1.6 superbia, invidia, avarizia, in 2.17 superbia, invidia, ira. Giusti sono soltanto due, però non sono ascoltati, intesi. Sì, sono riuscito a inserire il fondamentale verbo intendere anche in questo canto. Chi sono questi due? Avendoti promesso di darti una spiegazione per ogni questione, la più vicina a ciò che c'è scritta nei miei versi, essendo quindi costretto a darti due nomi, senza poter dire che due significa genericamente solo un paio, direi il mio nome e quello di Guido Cavalcanti. Una seppur debole base per questo secondo nome la prendo da 1.10. Il primo dannato col quale parlerò lì sarà Farinata. Il primo nome che compare in questo canto, dopo questo giusti son due, e sepolto con lui c'è Cavalcante dei Cavalcanti, il padre di Guido. E parlerò anche con lui che sarà a metà altezza, credo che s'era in ginocchia levata, vagamente ricordando Ciacco a sedere. Altro indizio è che per andare a parlare con questo giusto, Farinata, e col padre dell'altro giusto, Cavalcante, che aspetta il figlio Guido, dato che questo ancora non è morto al momento del viaggio, alla fine di 1.9 scrivo «E poi Calaman destra si fu volto». Ed è decisamente particolare andare a destra per parlare con il successivo dannato, invece che procedere verso sinistra e in basso. Altri indizi sono che anche in 1.10 si parla della risurrezione dei corpi dopo il giudizio universale, che si parla di nuovo delle lotte intestine di Firenze, che Cavalcante dice cieco, qui gli altri ciechi, carcere vai per altezza d'ingegno, qui a ben far poser gli ingegni, mio figlio, Guido, ov'è? E perché non è teco, qui seco, quindi di nuovo io e Guido Cavalcanti? Aggiungo anche che a Ciacco chiedo se nel presente c'è qualcuno di giusto e lui mi risponde che al momento, nel presente, vivi a Firenze, giusti sono due. Questi indizi confermano che i due giusti siamo io e Guido? No, questa è una profezia e per questo i termini devono necessariamente essere ambigui. Parte selvaggia, tal, giusti sono due. Diciamo che è l'interpretazione più vicina possibile a ciò che scrivo nella mia opera. Parlo di questi due giusti fiorentini anche in un'altra mia composizione. Io sento sì d'amor la gran possanza. Canzone a tre men rei di nostra terra, te n'andrai prima che vadi altrove. Li due saluta, e il terzo vo che prove di trarlo fuor di mala setta in pria. Digli che il buon col buon non prende guerra, prima che co malvagi vincer prove. Digli che è folle chi non si rimuove, per tema di vergogna da follia, che que la teme cadde il mal paura, perché fuggendo l'un l'altro assicura. Tre sono le teste di Dite, tre sono le teste di Cerbero e tre sono anche le cause che hanno partito la città in questione, superbia, invidia e avarizia. Tre sono anche le fiere del primo canto e la lupa rappresenta anche l'avarizia e il leone rappresenta anche la superbia. Mentre nella mia interpretazione il significato allegorico più stringente assegnato alla lonza è quello dei desideri carnali. Le tre cornici più basse del monte purgatoriale sono invece, in ordine crescente, superbia, invidia e ira. Devo citare anche 3.9. La tua città, come qui,
che di colui, dite, è pianta, che pria volse le spalle al suo fattore, Dio, non chiamato qui creatore, ed è interessante, e di cui è la invidia, come qui, tanto pianta. Non posso perlomeno riportare queste altre due terzine di 1,15. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai lor costumi fa che tutti ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba.